Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa quinta parte del tutorial sulla fase acustica. Come abbiamo visto nei tutorial precedenti, come sia possibile attraverso l'offset, lo stesso crossover in una certa misura, o un DSP, andare a correggere questa fase acustica, uno sfasamento tra più sorgenti, ok? Ricordo inoltre, per chi si fosse perso i tutorial precedenti, un altoparlante è un dispositivo elettroacustico definito a fase minima, ovvero un segnale che attraverso dal dispositivo avrà in uscita da questo una fase leggermente diversa rispetto a quella del segnale al suo ingresso, ok? Pertanto, laddove per vari motivi si presenterà un'ulteriore variazione, questa sarà definita come eccesso di fase, ok? Come anche quando si indicano delle non linearità si vuole sottintendere distorsioni, ok? Nel caso quindi distorsione di fase. Questo perché il termine distorsione, la cui etimologia in latino, formata dal prefisso dis, che indica una divergenza, un'alterazione rispetto a uno stato originario o ideale, e torsio, ok? Che indica appunto una torsione, una piegatura, una curvatura rispetto a una forma originale lineare. Tradotto in altre parole, una linea che presenta irregolarità che la rendono appunto non più lineare, da qui non linearità. Premesso questo, ma quali sono le condizioni, ok, nelle quali noi possiamo misurare questa fase acustica per verificarne la correttezza o l'entità? Come abbiamo visto anche in precedenza, lo possiamo fare per una sola sorgente che, in quanto non ideale, può presentare queste distorsioni, break up, che oltre il modo a pistone rigido si andranno a creare queste cosiddette sorgenti secondarie, ok, non in fase con il cono, quindi si andranno a creare queste diciamo interferenze costruttive e distruttive che andranno ad alterare la risposta in frequenza, da qui questi break up punti di rottura. Ma anche per due diciamo o più sorgenti, se no vale per diffusori acustici come per quanto riguarda le sorgenti stesse presenti sul diffusore, sia per una diversa collocazione nello spazio, quindi ritardi spaziali, sia per quanto riguarda quelli temporali dati da eventuali componenti reattive presenti sul percorso del segnale, componenti induttive e capacitive, dovute essenzialmente quasi sempre a un crossover analogico, ma non solo. Di norma come si procede? Si pone il microfono a una data distanza, tipicamente ad 1 metro, si effettuano le varie misure, tra cui anche la fase, si rileva quindi questa e si adottano le opportune regolazioni affinché si abbia questa fase corretta, come abbiamo visto in precedenza. Questo in verità è in teoria, o meglio, nelle più fortunate delle ipotesi, o meglio ancora, in condizioni pressoché controllate. Perché? Vediamo meglio. Premesso che, di norma, quando si ascolta musica in casa nostra si è seduti su un divano con i diffusori posti sul davanti e non come certamente ci ha generato questa immagine l'intelligenza artificiale, ci ha posti qua su un tavolino. Non capisco perché, non è certamente comodo questa posizione, avrà da imparare anche lei. Bene, quindi come si può evincere comunque tranquillamente anche da questa? Di norma l'orecchio è posto in asse al Twitter, tipicamente sui 105-110 cm dal pavimento, condizione riconosciuta diciamo e risaputa tra gli addetti ai lavori, progettisti, quindi di norma quando si effettua una misura, quindi sia per quanto riguarda un controllo, per quanto riguarda anche una progettazione,
il microfono va posto in asse al tweeter, ok? Affinché si possa avere queste, insomma, si possono avere queste misure coerenti e anche la fase appunto. Ora, con queste doverose premesse si potrebbe presupporre, a ragion veduta, che la fase sia sempre corretta, ok? In tutte le condizioni, sempre e comunque. Ma è esattamente così? Vediamo. Come si può osservare da questa immagine, questa qua in alto, ok? Quando noi ci spostiamo sul piano verticale, come orecchio, ma anche col microfono, come in questo caso, è evidente che le distanze delle sorgenti, in questo caso dei due altoparlanti posto sul diffusore, cambiano. E se le distanze cambiano, cambia la fase, se cambia la fase, si creerà di nuovo uno sfasamento, ok? Ma non solo, fermo restante che il piano verticale non cambi, quindi sulla stessa altezza, quindi ancora in asse al Twitter, se noi ci andassimo a spostare, quindi ad avvicinare soprattutto verso la sorgente, quindi verso il Twitter, e faccio notare che le distanze delle sorgenti col microfono vanno a creare questo triangolo rettangolo, ok? E di cui valgono tutte le proprietà trigonometriche e quindi anche il teorema di Pitagora, che potrebbero in un niente dimostrare quanto vi sto per esporre. Dicevo, quando noi ci avviciniamo alla sorgente, qui ho estremizzato in questa forma, quindi il lato A di questo triangolo è la distanza, il lato B, che è l'ipotenusa di questo triangolo, è la distanza dell'altra sorgente. Si può notare, ed è abbastanza evidente, che al diminuire di A non diminuisce proporzionalmente B, ovvero il rapporto varia, e se il rapporto varia, variano le distanze, se variano le distanze si crea una frase diversa e quindi anche qui abbiamo uno sfasamento ancora, ok? Domanda: in quali condizioni tutto ciò non potrebbe accadere? Non accade. Ma ovviamente in un diffusore monovia dove la fase resta coerente, ovviamente, visto che è singola, unica e sola, in tutte le condizioni e posizioni. Ok? Da questo che è emerso, dati inconfutabili a quanto sembra, lo ritenete corretto? Vi siete d'accordo? Fatemelo sapere, sono curioso, ok? Mi fermo qua. Consiglio, come sempre, per chi fosse interessato a tali argomenti, di iscriversi al canale. Ovviamente non vi costa nulla. Nell'eventualità fate cosa che a me. E se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmene atto. Nell'eventualità, se potete e volete, condividete pure con amici. E niente, dicevo, mi fermo qua. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!